Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento. Ancora voi non lo sapete, ma io sono andato già a sbirciare con la Citroen 2 cavalli Charleston in scala 1:8 edizione De Agostini e qui oggi abbiamo ricevuto la nuova consegna. Andiamo subito a vedere cos'è contenuto all'interno. Ecco qua. Leggiamo. La spedizione è la numero 10 e abbiamo il numero 34, 35, 36 e 37. Bene. In questo video andremo a vedere in maniera molto sommaria quelli che sono i contenuti di questo nuovo invio, dopodiché andremo a vedere una rappresentazione di quello che abbiamo montato fino al numero 33 e poi ci salutiamo. Volevo però, prima di iniziare a farvi vedere quello che è contenuto nel pacco, ringraziarvi di tutto quello che state facendo per me. Grazie ragazzi, grazie delle visualizzazioni. Abbiamo superato i 1800 iscritti. Come sapete io amo usare il plurale in questo frangente perché siete voi la vita del canale. Io posso fare tutti i video che desidero, ma se non mi guardate il mio canale muore, e quindi di questo io vi sono veramente grato e ve ne sarò sempre grato. Grazie mille. Andiamo subito a vedere. Ringrazio anche le persone che hanno deciso di darmi un aiuto andando a premere sotto ogni video che è scritto grazie. Vi ringrazio, grazie ragazzi. Allora, ecco qui, 34, 35, 36 e 37. Andiamo a vedere cosa ci danno nel numero 34. Abbiamo il portabatterie, il coperchio del portabatterie e due serie di viti, una HM e una NM. Ecco qua il contenuto di questo fascicolo numero 34. Poi, come sapete, successivamente a questo video, seguitemi ragazzi, ci saranno i video specifici e ben dettagliati non soltanto del montaggio, ma cercherò di darvi quelli che sono i consigli che io ritengo per me più giusti. Poi voi siete liberi ovviamente di fare quello che volete, perché ognuno è padrone del proprio modello. Bene, qua poi vedremo ecco qua, vedremo come sarà il modello alla fine di questa sessione di montaggio numero 34. Andiamo a vedere il numero 35. Nel numero 35 abbiamo la parte interna dello scambiatore d'aria sinistro, questo, tutto in plastica. La parte esterna dello scambiatore d'aria sinistro, poi abbiamo il collettore di scarico sinistro, è bello perché lo hanno fatto marrone come i collettori quando
dopo un po' che si usano, prendendo acqua e umidità, diventano con la ruggine, e quindi hanno riprodotto questo colore che si avvicina molto appunto al colore, diciamo all'effetto reale che ha il collettore di scarico. Poi abbiamo la guarnizione del collettore di scarico sinistro e la testa del cilindro sinistro. Eccolo qua. E alla fine avremo questo risultato. Quindi andremo poi, adesso andiamo a vedere il 36, andremo a montare altre parti sul motore. Numero 36. Questo abbiamo le stesse cose che abbiamo trovato nel fascicolo precedente, solo che questa è la destra. Una cosa che ti fa subito riconoscere la parte destra da quella sinistra è che questa, che è la destra, ha soltanto un tubo, mentre questa, che è la sinistra, ne ha due, ed è questo, 1 e 2. Andiamo a vedere. Questo sarà il risultato finale. Guardate che bella che è bello che è il collettore. Come vi dicevo prima, sembra proprio arrugginito. Molto bello. Hanno fatto, a mio parere, un bel lavoro. Andiamo adesso a vedere l'ultimo numero di questa consegna, che è il 37. Ecco qua. Questi sono i pezzi, tutti in plastica, nessun problema, perché il modello è veramente già adesso così pesante che secondo me a 5 kg ci arriva, che poi il peso è relativo, tutti pensano che il modello è tanto più bello se è pesante. Bene, io vi posso dire che ho diversi modellini, CMC, Exoto, Polysteel, Mebetoys, Minichamp, parlando di moto in scala 1 a 12, le ultime, le Minichamp, ma vi dico che i modellini della Herpa, se andate a vedere sulla mia playlist, ne ho diversi, poi ne ho soltanto presentati 2 o 3 se non sbaglio, ma ne ho una ventina, sono tutte di plastica, salvo il monoblocco e la base sotto, e vi dico che sono meravigliose. Quindi ecco, la plastica, il metallo è relativo, il modello deve essere riprodotto, a mio parere, bene, e questa è un'ottima riproduzione. All'interno troviamo il silenziatore dello scarico sinistro e dello scarico destro. Ecco qua. E guardate, finalmente in questo numero andremo a mettere gli scambiatori d'aria sinistro e destro montati sul motore. Eccoli qua. Guardate, alla fine avremo questo, bellissimo. Prende sempre più corpo questo modello. Sono proprio contento. Sono contento per quello che vi ho detto prima, perché è riprodotto veramente bene. Allora, basta così. Adesso metto un attimo il video in pausa, prendo quello che abbiamo montato fino all'uscita numero 33 e vi faccio vedere il punto della situazione. Dopodiché presenterò a voi che mi seguirete, è vero che mi seguirete, presenterò a voi questa splendida macchina, proseguendo nel montaggio con questi nuovi 4 fascicoli. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qua. Viene sempre più complicato riuscire a far stare tutto quello che abbiamo montato in una sola inquadratura.
Allora, andiamo a vedere il cruscotto, molto bello, con la sua chiavetta, quella che vedete di plastica nera, come ho appena detto è plastica, mentre invece per creare il contatto poi all'interno e mandare a massa questi due fili e permettere la simulazione sonora dell'accensione del motore, l'accelerazione e probabilmente anche delle luci, ma non sono sicuro se verrà comandato da qui, questa parte è in metallo. Tutto metallo. La verniciatura io trovo che sia splendida, poi alla fine vi farò vedere cosa usare per renderla perfetta. Porta anteriore sinistra, tutta in metallo, cerniera in metallo, vetro basculante come in quella vera. Qui poi abbiamo il blocco. Facendo una leggera pressione da una parte all'altra con delicatezza potrete bloccare il vetro. La parte interna, plastica, guardate che carina. La chiusura, l'apertura. Il sedile, un'altra opera d'arte nella riproduzione, tubi in metallo verniciati, elastici, con ganci metallici, fascia lombare e sacrale, tessuto vero. Diciamo che oltre a quello che dico sempre, le immagini parlano da sole. Abbiamo questo che è praticamente tutto in metallo, che poi andremo a inserire nei suoi posti dedicati. Poggiamo solo così. Sto cercando di mettere l'immagine a fuoco, ma sapete che ho sempre lo stesso problema. Ecco, un attimo che vi voglio solo dire questo e poi possiamo chiudere anche questo video. Come vedete io dove sono riuscito sono andato a rimuovere queste parti perché sono in plastica. Fate attenzione, queste asole, ed è facile che le possiate danneggiare, quindi fate attenzione. Queste, così come anche queste parti qua, 1 e 2, plastica, attenzione, questa è plastica, attenzione, quindi sempre maneggiate con cura il vostro modello. Un'ultima cosa, accertatevi quando avete inserito il cerchione sul mozzo che sia andato completamente fino in fondo. Guardate che non ci siano gli spazi tra, in questo caso, il tamburo e il mozzo, e qui invece tra il collarino della parte sterzante e la battuta del cerchione. Mi raccomando, guardate che sia ben andato in fondo, nel suo giusto posto. Bene, questo è quello che abbiamo montato. Vi dico che è veramente grande, è davvero pesante. Ecco qui. E io, ripeto, sono molto contento di questo modello perché sono veramente affascinato dalla bellezza di quest'auto e devo dire che da quando ho cominciato a costruire questo modello, man mano che cresceva sotto le mie mani,
già soltanto per quanto riguarda il sistema di ammortizzatori indipendenti, come lavorano. È bellissimo vedere come hanno riprodotto il modello, è bellissimo. Quindi ragazzi, posso soltanto dirvi che se amate questa auto fatela, perché è veramente fatta bene. Ok, stavo cercando come sempre, ma non riuscendoci come sempre, a dare un po' un'immagine carina a quello che doveva essere il finale di questa presentazione dell'ultimo pacco che mi è arrivato. Ok, ragazzi, Michele vi saluta, vi augura una serena giornata, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e grazie sempre di seguirmi, grazie delle iscrizioni, mi raccomando, non vi dimenticate sempre che abbiate piacere di iscrivervi al canale di Michele. Siete voi la vita del mio canale e lo sarete sempre. Non so quanto questo possa rendervi fieri, ma è la verità e io ve l'ho voluta dire. Ciao ragazzi!